Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali, grazie per la seconda parte di novembre. Abbiamo la carta della morte, periodo di rinascita, di rigenerazione, di trasformazione. È come il serpente che lascia indietro la vecchia pelle, la sento un po' così. È una fase di mutamento interno. Può far riferimento a qualche tipo di abitudine, magari a qualche tipo di pensiero, qualche cosa che si lascia indietro, che non serve più. Ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali e sono fatte per un... queste sono troppe. E sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, cliccando sulla altro, si apre una tendina e lì trovate il mio indirizzo email, nel caso voleste contattarmi. Allora, partiamo con un 4 di bastoni e la carta della torre al contrario. Il 4 di bastoni, ragazzi, mi parla di un'unione, direi felice, in equilibrio. Può anche semplicemente essere una sorta di stabilità, magari abitativa per qualcuno, visto che è un 4. O può anche essere qualche tipo di successo che avete appena raggiunto, qualche tipo di traguardo che avete appena raggiunto. Per molte persone fa riferimento a un contratto che magari è iniziato da poco. Può essere un contratto magari per una casa, una compravendita oppure proprio un contratto di lavoro. Ok? La morte qui la sento molto collegata con la carta della torre, perché la carta della torre è girata al contrario, quindi è come se vi dicesse dovete chiudere un ciclo, ma è difficile chiudere questo ciclo. Abbiamo il 6 di spade qui, che parla di quello che bisogna lasciarsi indietro, ed è per quello che qui avete la morte, e la torre vi ricorda che è una questione di probabilmente o ego, quello che dovete ridimensionare, oppure c'è proprio un cambio di quelle che sono le certezze. Vi ripeto, per molti sento abitative. Abbiamo poi anche un 4 di coppe al contrario, e qui sento che vi piacerebbe, diciamo, vedere più chiaro, perché normalmente è la carta che io associo alla cecità, a qualcuno che non vede le occasioni che ci sono intorno, no? Però qui è al contrario, quindi in realtà o proprio non ci sono occasioni, ma credo che siate più voi che avete bisogno di ridimensionare, di puntare da un'altra parte, mi verrebbe da dire. Abbiamo poi anche un 2 di denari e il 2 di denari fa riferimento a una persona che tiene, sta cercando insomma di tenere in equilibrio due cose. Può anche essere che qui ci sia stato un nuovo tipo di contratto, un qualche cosa che abbia fatto espandere magari la vostra relazione piuttosto che società, però sia necessario lasciare qualche cosa indietro perché potrebbe, insomma, richiedere uno sforzo notevole tenere in piedi due cose, due progetti o magari seguire anche due persone, potrebbero essere due figli. Abbiamo un 2 di coppe al contrario e terminiamo con l'8 di spade. Allora, il 2 di coppe al contrario mi fa capire che qui c'è non c'è un comune accordo, se vogliamo, no? Qui abbiamo 2 di pentacoli e 2 di coppe al contrario. Quindi in effetti il 2 di pentacoli parla appunto di una persona che sta cercando in qualche modo, è la carta di un equilibrista, no? Perché è su un piede solo e sta cercando comunque di stare in equilibrio e di sorreggere questi due pentacoli. Il 2 di denari fa anche riferimento ai cicli karmici, ai cicli che si ripetono. E qui con il 2 di coppa al contrario, sento che, come vi dicevo, non c'è un reale compromesso tra le parti, o tra voi e questo nuovo progetto, o tra voi e l'azienda con la quale state collaborando, magari tra voi e il partner, dipende poi a ognuno come vibra la stesa in base appunto alla vostra realtà.
Terminiamo poi con un 8 di spade e qui sento che sarà un po' grigia eh, a fine mese, ma per la vostra attitudine, che sento che è quella che dovete lasciare indietro, ok? Nel senso che l'otto di spade è sempre una carta che parla di gabbie, ma sono gabbie mentali, la persona è bendata, non vede chiaro, anzi vede tutto nero, vede più nero di quello che è, perché in realtà è giorno, però lei vede buio. Sì, fa anche sempre un po' riferimento ai sensi di colpa, all'autoboicottaggio, diciamo così. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Allora, io intanto, per chi non lo sapesse, ho già pubblicato le previsioni del 2023. Ci sono le previsioni generali, le energie generali e poi seguiranno altri 3 video di approfondimento per le previsioni generali. Il primo è già uscito ed è la crescita personale. La prossima settimana poi uscirà l'approfondimento sull'amore e di seguito poi quello sul lavoro. Ok, andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo un 10 di spade e un 2 di bastoni. Sì, qui questo contratto, quest'unione, questo obiettivo raggiunto, questo risultato, insomma, questa cerimonia, perché il 4 di bastoni parla anche di cerimonie e celebrazioni, è come se avesse chiuso un ciclo e vi stesse dando la possibilità di guardare più ottimisti ad un futuro. Però andiamo a vedere la torre, di che cosa ci sta parlando. 6 di denari e re di bastoni. Io credo che qui la torre faccia riferimento al fatto che non riceverete tutto l'aiuto che magari state sperando, o fa riferimento al fatto di dare la giusta energia, il giusto appoggio economico, il giusto appoggio morale, temporale, quello che è, ad un'altra persona, perché qui abbiamo comunque un re di bastoni, che potrebbe o fare riferimento a una persona che c'è vicino a voi, o potrebbe essere che comunque è sotto la torre, ragazzi, quindi c'è qualche cosa da ridimensionare con questa persona. E contando che c'è il 6 di pentacoli, è un po' come si dicesse che bisogna riequilibrare un pochettino le dinamiche. Le sento a livello temporale proprio. Cioè è una questione di gestione di tempi per molte persone. E, e a non darvi troppo, è un consiglio a non darvi troppo, ecco. Andiamo a vedere questo 6 di spade al contrario. Abbiamo la luna e un 4 di spade. C'è bisogno di prendersi un periodo qui, ragazzi, perché comunque con la carta del 4 di spade c'è bisogno di rigenerarsi, c'è bisogno di recuperare le forze, sia fisiche ma anche psicologiche, direi, perché comunque c'è questa luna che un po' sento appesantisce. La luna sono sempre le proiezioni, questa carta è collegata con le credenze limitanti che si sono acquisite in famiglia, quindi è un po' come se doveste fare un lavoro di pulizia. E comunque avete anche la carta della torre, che è il crollo dell'ego. Adesso qui è girata al contrario, quindi la sento più come un ridimensionamento piuttosto che un crollo brusco, però per qualcuno si tratterà veramente di ridimensionare qualche tipo di idea o qualche tipo di sogno, perché la luna parla anche di sogno, ok? Andiamo a vedere il 4 di coppe per piacere, grazie. Asso di coppa al contrario, wow, un'altra volta la torre al contrario. E il cavaliere di bastoni. Allora io credo che qui faccia riferimento al fatto che qualcuno si aspetti un movimento dall'esterno. Questo movimento non arriva, questo nuovo inizio non arriva, ma qui è una questione di quello che volete voi in modo un po' egoistico, egoico, di quello di cui ha bisogno il vostro ego per sentirsi riconosciuto, per sentirsi, diciamo, nella rivincita, per sentirsi appagato, mi viene un po' da dire. Può fare riferimento con una persona di interesse, potrebbe essere proprio una coppia romantica o una coppia appunto lavorativa, se così fosse. È un po' come se la controparte appunto non dasse tanto,
non desse, mi confondo sempre, non desse tanto. E proprio perché c'è questo 6 di pentacoli, calibrate bene quanto dare, sia da un punto di vista pratico, sia da un punto di vista appunto di tempo, perché sento che per molte persone è una questione di tempo. Andiamo a vedere il 2 di denari, 8 di bastoni e regina di bastoni. Qua è uscito il re di bastoni, qui è uscita la regina di bastoni, quindi sento che per molte persone questa relazione può essere una relazione per destino, ma qui deve in un certo senso, secondo me, migliorare la comunicazione. Guardate, la regina di bastoni viene sempre raffigurata con un gatto nero, perché ricorda un po' quelle persone ammagliatrici che sanno ammagliare con le parole, che in qualche modo stregano le persone, no? Quando parlano. E qui comunque abbiamo un 8 di bastoni che fa riferimento alla comunicazione e al modo di comunicare. Fa riferimento a delle novità, delle notizie. Quindi qui può essere che ci sia o lo zampino, diciamo così, di una persona, adesso dipende se voi vi identificate con il re o con la regina di bastoni. Comunque, ehm, appunto, con questa regina di bastoni c'è quasi un miglioramento, alla comunicazione. Tenete presente che l'otto di bastoni è come se fosse un acceleratore naturale delle carte che ci sono in zona. Quindi adesso andiamo a vedere il 2 di coppe. Ecco, un altro 4 di bastoni e la carta del giudizio. Ho la sensazione che qui qualcuno si renderà conto davvero delle proiezioni mentali che ha e di questa caduta dell'ego. Cioè, in questo senso, ho la sensazione che vi renderete conto che se anche non c'è un compromesso, c'è un forte legame. Se anche non c'è un contratto, c'è comunque un qualche tipo di equilibrio e stabilità e con il giudizio ve ne renderete conto. Per molte persone fa riferimento a una chiamata. Qui abbiamo il 4 di bastoni all'inizio, il 4 di bastoni alla fine, ripeto, per qualcuno fa riferimento a una casa, per altri a quello che è una solidità a livello di relazione, che sia lavorativa, familiare, non importa, ok? 8 di spade, andiamo a vedere. Ecco, un'altra volta la carta della morte, però al contrario, un'altra volta 2 di pentacoli e la carta del 10 di coppe. È come se vi dicessero che qui, perché sento che vi fascerete molto la testa con questo 8 di spade, e qui vi dicono, ok, sei tu che non vuoi lasciare indietro qualche cosa. Qui si fa in un certo senso fatica a portare avanti qualche cosa, però con la morte c'è bisogno appunto di tagliare, di cambiare qualche tipo di assetto o nella quotidianità o un tipo di attitudine, di atteggiamento all'interno di questa situazione, di questa relazione, ma poi, ragazzi, finiamo con un 10 di coppe, si raggiunge comunque l'appagamento. Bisogna semplicemente fare, diciamo, una sorta di lavoro di pulizia, mi verrebbe da dire, perché comunque qui, avendo l'otto di spade, appunto, c'è una sorta di auto-boicottaggio mentale e lo posso capire perché comunque avete questo 6 di spade qui che parla dei condizionamenti familiari, avete la luna che parla delle proiezioni, di quello che dovete ancora guarire con questo 4 di spade. Quindi qui è più la testa, ok? Perché in realtà le cose sono ben più belle di come le vedete voi. Avete bisogno di rigenerarvi, di cambiare vibrazione. Per alzare le vibrazioni potete iniziare ad ascoltare i video sui chakra che ho pubblicato io, sono nella playlist e lì vi do già delle tecniche con cui lavorare per alzare le vibrazioni, ok? Però fondamentalmente più sono alte le vostre vibrazioni e più le persone che attirate hanno vibrazioni alte, quindi sono belle persone, insomma. Più fate il vostro, diciamo, lavoro interno, più anche le energie che poi vi si avvicinano sono di livello migliore, sono di qualità migliore, perché voi emanate un altro tipo di energia, di vibrazione, appunto. Ok, andiamo a vedere un oracolo, vediamo che consiglio vi danno e poi andiamo a vedere un messaggio dall'universo. Andiamo a vedere. Allora, carta numero 1.
Questa carta vi dice di trovare un assetto mentale fondamentalmente, di rimanere concentrati, di mantenere il vostro focus, insomma. Parla di quello che è il trovare una pace nella mente senza farvi spostare da tutti questi condizionamenti, proiezioni, credenze limitanti, ok? Wow! E poi abbiamo Arcangel Haniel, carta numero 15, e parla di gioia, di benedizioni e di intuizioni. Qui c'è questa ragazza che porta sul palmo della mano un nido con un uccellino. È la nuova vita, la rigenerazione di cui ci parla la morte, ok? Sarà un buon periodo novembre secondo me perché veramente prenderete consapevolezza dei vostri castelli mentali. Vi renderete conto che una situazione non è così come voi l'avete sempre vista. Cadranno un po' le maschere, ma in meglio, nel senso che vi renderete conto che in realtà eravate voi a vedere le cose più brutte di come erano, per magari delle vostre insicurezze o delle vostre paure, ok? Ok, andiamo a vedere l'ultimo messaggio. Ecco, questa carta vi dice che la speranza è la via dei miracoli, per i miracoli. E poi abbiamo sì, la felicità è il mio diritto di nascita. Tutti hanno diritto ad essere felici, il punto è capire che cosa ci rende felici e andare verso quell'obiettivo. Amici del Capricorno, questo è quello che ho per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio anche di tutto il vostro supporto, quindi dei like, delle iscrizioni, dei commenti, delle condivisioni, delle donazioni. Ogni tipo di aiuto per me è importante. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!